In attesa di Denzel Dumfries, che è diventato una lunga telenovela, l'Inter anticipa i tempi e piazza un'altra firma molto importante, perché queste sono le ore del rinnovo di Jan Aurel Bissek, praticamente annunciato questo rinnovo, questa firma dal vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, che a cronache di spogliatoio, tra le altre cose, ha detto queste parole che prendiamo dal nostro sito passioneinter.com. Abbiamo allungato il suo contratto, dice Zanetti appunto su Bissek, perché si è inserito alla perfezione nel mondo Inter ed è maturato come calciatore e come uomo. Queste sono le parole del vicepresidente. Gli agenti di Bissek sono a Milano e nel momento in cui sto registrando non è ancora arrivata la firma, non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale, ma ci siamo davvero a questione di ore per un accordo che comunque è stato raggiunto e definito. Estesa quindi la durata del contratto, portando la scadenza dal 2028 al 2029. Ingaggio, secondo le indiscrezioni, si parla di 1,5 milioni di euro più bonus, quindi un ingaggio praticamente raddoppiato rispetto a quello che percepiva in precedenza, in linea anche con un nuovo ruolo che ha adesso in questo momento nell'Inter il difensore tedesco rispetto a quello che era il suo ruolo all'arrivo un anno fa. Probabilmente però questo rinnovo non blinda totalmente il giocatore e ne parliamo allora in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti. Se non l'avete ancora fatto, oltre a lasciare un mi piace, mi raccomando iscrizione al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che so già non volete perdervi. Quindi clicca sul tasto iscriviti. Ne approfitto per ricordare anche che se vuoi promuovere il tuo business su passioneinter.com, contattaci all'email business@passioneinter.com che trovi anche nel link in descrizione. Jan Bissek, allora, classe 2000, difensore, 32 presenze con 2 gol e 2 assist con l'Inter dal suo arrivo un anno fa. È stato un acquisto che per me ha segnato anche un po' l'inizio di una nuova era per l'Inter, perché non eravamo molto abituati a vedere l'Inter che va a prendere un giocatore, se non sconosciuto, comunque poco conosciuto al grande pubblico, nonostante fosse il capitano dell'Under 21 della Germania nell'Europeo di categoria 2023. Lo vai a prendere in Danimarca e lo inserisci in rosa per completare il reparto, sostanzialmente, dandogli poi una fiducia graduale, crescente, ma comunque piano piano. Complice sicuramente anche l'infortunio di Pavard, senza il quale ad un certo punto, forse ve lo ricorderete, ma si parlava anche di un possibile prestito a gennaio della scorsa stagione. Invece ha convinto, è rimasto ed è diventato sempre più affidabile per Simone Inzaghi, con degli errori, soprattutto in questo avvio di stagione tra Genova, Torino, in parte Venezia e non solo, errori che hanno acceso più e più volte la discussione su questo giocatore, con tanti tifosi che hanno messo in discussione il suo valore, tanti tifosi che hanno messo in discussione il suo ruolo, ma in partite di alto livello come contro il City oppure soprattutto contro l'Arsenal che abbiamo negli occhi più di recente, secondo me ha fatto delle prestazioni veramente importanti. E tant'è vero che, sì, ha commesso degli errori, di distrazione soprattutto, che ad alti livelli non ti puoi permettere, per stare a questi livelli qua, ma nei dati di questo avvio di stagione, che sono ancora pochi ma ci danno una tendenza, si nota un miglioramento molto interessante di Bissek. E infatti condivido lo schermo per analizzare velocemente alcune statistiche, non è un'analisi, completa, totale, che magari faremo a parte, però per darvi qualche indicazione di massima. Ho messo a confronto il Bissek di quest'anno con il Bissek dell'anno scorso, che a livello di produzione offensiva, cioè di pericoli generati in avanti, è rimasto molto stabile, ma è molto interessante vedere che ha praticamente raddoppiato il numero di passaggi progressivi tentati, non tentati, passaggi completati a partita, e ha praticamente raddoppiato anche i passaggi progressivi ricevuti, cioè a livello di palloni che lui conduce palla al piede a partita è rimasto stabile più o meno come l'anno scorso, mentre ha raddoppiato i passaggi che lui tenta in avanti a guadagnare campo e si sposta molto di più nel campo per ricevere nello spazio questi passaggi, raddoppiando questo tipo di giocate rispetto all'anno scorso. Um, è molto interessante vedere che dal punto di vista dei passaggi, poi soprattutto, è aumentato il numero di palloni che tocca da 59 a partita a 70,5. È un aumento significativo, riducendo di molto i palloni lunghi che sta tentando e aumentando la precisione. Quindi aumentando il numero di palloni giocati e il numero di passaggi che fa a partita, Bissek è riuscito ad aumentare anche la precisione, quindi è diventato ancora più preciso, diminuendo i passaggi lunghi che sono sicuramente quelli un pochino più complessi e che portano sicuramente a più errori. Altra
cosa interessante dal punto di vista difensivo, sono in peggioramento, comunque sono inferiori in questo momento, i dati sui contrasti soprattutto, ma c'è da dire che questi dati sono in calo per tutta l'Inter, anche se, Bissek ha tentato meno contrasti, con gli avversari, ma ne ha vinti di più. Quindi, quelli che sta tentando, stanno diventando ancora più efficaci in questa stagione, perché l'anno scorso ne tentava molti di più e ne vinceva di meno. Quest'anno ne sta tentando di meno, ma ne vince di più, quindi è diventato sicuramente più efficace in questo. È diminuito il numero di palloni bloccati e è aumentato quello degli intercetti. Sugli intercetti quindi, si evidenzia secondo me una intelligenza tattica che è, cresciuta, anche se purtroppo, ecco, sono aumentati, come detto, gli errori, commessi che hanno condotto ad un tiro dell'avversario, secondo queste statistiche. L'ultimo dato secondo me interessante, ce ne sarebbero anche tanti altri, ma non voglio dilungarmi troppo, quello sui duelli aerei. Ha, raddoppiato il numero di duelli aerei vinti a partita e la percentuale di duelli aerei vinti è salita dal 51,4%, ne vinceva 1 ogni 2 sostanzialmente, è salito al 77,8, ne vince più di 2/3, molto più di 2/3, dei duelli aerei. Quindi significa una crescita sicuramente importante sotto tanti punti di vista. Un miglioramento che secondo me è legato anche al fatto che con Darmian sta trovando l'elemento ideale con cui combinarsi, e infatti secondo me il dato sui contrasti è, sceso anche perché c'è un Darmian che spesso lo copre. Nella gara contro l'Arsenal era Darmian che andava su Saka, mentre Bisek andava un po' più alto a prendersi Trossard, per esempio. Ma secondo me soprattutto Bisek sta dimostrando che l'anno scorso era un difensore da schierare, soprattutto quando affrontavi una squadra chiusa, avevi di fronte una squadra chiusa e dovevi andare ad aggredirla. Quindi, c'era questa possibilità per lui, arrivando da dietro, di essere un pochino più imprevedibile e non essere troppo sollecitato difensivamente magari. Ora, invece, secondo me sta diventando, un difensore più credibile nel concetto moderno di interpretazione del ruolo che hanno i nostri difensori, che è molto più completo. Cioè, nella gara contro il Napoli, a proposito di imprevedibilità che dicevo prima, contro un avversario bloccato sono stati Pavard e Acerbi addirittura ad avere grandi occasioni con i loro movimenti a, inserirsi alle spalle della difesa, perché appunto partendo da dietro sono meno prevedibili e diventano un fattore. Ecco perché quindi Bissek da difensore può essere un'arma molto importante e anche un profilo raro da andare ad individuare e da andare a pescare, perché trovare un giocatore con le sue caratteristiche che non costi uno sproposito e sia da Inter come livello non è semplice, anzi tutt'altro. Quindi un paio di ragionamenti per andare in chiusura. Credo che Bissek abbia ancora un percorso di crescita da fare. Non è giovanissimo, quindi non trattiamolo come un diciannovenne, visto che ne ha 24, ma è ad alti livelli da poco. Quindi ha un percorso da intraprendere, deve limare le disattenzioni soprattutto che però nelle partite di altissimo livello già abbiamo visto che è più concentrato e non ne ha commesse o comunque ne ha commesse di meno, ma ora sta ingranando sia da terzo a destra che è principalmente il suo ruolo secondo me, che da terzo a sinistra dove Inzaghi lo sta schierando con continuità. Poi, come ho detto più volte, so che di solito sono i più esperti che scalano al centro della difesa, mentre quelli meno esperti vanno a fare i terzi o i braccetti, come si dice tante volte. Ma in un'evoluzione futura per me anche Bissek potenzialmente lo vedo come un centrale molto interessante, perché ha delle doti atletiche impressionanti, può muoversi come fa Acerbi, quindi spesso quando siamo pressati è Acerbi che si sgancia e va tra le linee o anche addirittura più offensivo e può recuperare più in fretta perché è più rapido, più giovane, più fresco. Deve crescere sicuramente in leadership e non deve sentirsi già arrivato. Questa è una cosa su cui bisogna lavorare da un punto di vista dell'attitudine. C'è tanto potenziale, non sei ancora arrivato, lo diciamo. Quindi un attimo su questo bisogna lavorare, ma convertire eventualmente Bissek in centrale, oppure tanti suggeriscono perché non far scalare centrale eventualmente, Pavard, e Bissek rimane a destra. Scegliete voi quale delle 2 soluzioni vi convince di più, però, dovesse l'Inter fare una scelta di questo tipo, sul mercato in estate non ti servirà più andare a spendere una cifra importantissima per prendere un nuovo titolarissimo, perché, prendere comunque un difensore di alto livello per l'Inter significa andare a spendere una cifra rilevante. Ecco, se invece devi prendere un difensore che si aggrega, che si aggiunge a Pavard, Bissek e Bastoni che diventano i titolari, chiaramente è un altro status, un altro tipo di spesa. Poi, visto che
altrimenti devi andare a comprare un titolare forte, ecco, a meno che non vai su Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen che è a parametro zero, devi fare un investimento pesante. Quindi, ecco, nell'altro caso le risorse che non spendi in difesa, le puoi destinare invece ad un grande colpo in attacco che l'Inter per me cercherà di fare e Jonathan David è ancora un'opzione, mi sembra un affare non semplicissimo nonostante sia a parametro zero, non dovessi riuscire a prendere lui, potresti andare su un altro profilo comunque con un investimento importante se appunto non porti tutte quelle risorse sul difensore. Allo stesso tempo però attenzione perché, come dicevo poco fa, Bissek ha attirato l'attenzione della nazionale tedesca che lo sta monitorando, potrebbe essere convocato dalla nazionale maggiore, ma non solo, a maggior ragione più volte è stato raccontato che in estate dalla Premier League hanno offerto 20 milioni per Bissek che a maggior ragione ora diventa un profilo molto allettante per il mercato. Ne abbiamo parlato con un esperto, un collega che segue da vicinissimo il mercato e, troverete un contenuto che pubblicheremo nelle prossime ore e comunque ci diceva c'è una cifra per la quale l'Inter ovviamente si siede al tavolo delle trattative per Bissek, anche dopo questo rinnovo di contratto, visto che sta diventando sì un giocatore molto importante, ma al momento comunque parte dietro Pavard in termini di gerarchie lì a destra o se va a sinistra parte dietro Bastoni. Quindi una cifra elevata potrebbe far ragionare l'Inter che lo ha pagato 7 milioni circa più una piccola percentuale sulla rivendita, sarebbe quindi una plusvalenza eventualmente molto molto grande e rinnovargli il contratto ti permette di avere anche una forza in sede di trattativa ancora più alta per alzare la cifra. Lui stesso, Bissek stesso tra l'altro, in una intervista aveva detto che il piano era quello di fare 2 stagioni all'Inter per maturare e crescere tanto e poi si vedrà. Questo non significa che automaticamente dopo i 2 anni se ne vuole andar via per forza, assolutamente no, però è evidente che la Serie A per tanti è un trampolino verso soprattutto la Premier League, ma non solo. Io mi ricordo il caso De Ligt che, dall'Ajax poteva andare ovunque, ma aveva scelto la Juve sicuramente per una questione economica, perché gli dava tantissimi soldi, ma soprattutto perché in Serie A poteva migliorare quelle caratteristiche del difensore puro. Poi da lì ha fatto la sua carriera, che forse poteva essere anche superiore per quello che ci si aspettava, però la logica era quella e ha contribuito sicuramente alla sua formazione. Ed è una logica che viene utilizzata anche da altri profili, forse eventualmente anche per Bissek. Oppure magari dall'altro lato riesce a ritagliarsi uno spazio importante e a diventare il titolare dell'Inter del futuro. Lo chiedo a voi che cosa ne pensate, che cosa mi dite. Vi chiedo anche per quale cifra eventualmente l'Inter deve, valutare una cessione di Bissek, oppure bisogna puntare tutto su di lui. C'è una cifra per cui vi siedereste al tavolo oppure no, è intoccabile? Fatemelo sapere nei commenti. Tra l'altro ne stiamo parlando anche nel club di Passione Inter, la nostra community con i nostri sostenitori, i nostri tifosi e tifose che ci seguono da tutto il mondo. www.passioneinter.club se anche voi volete entrare a far parte del nostro gruppo e, sostenere il nostro progetto e avere accesso a tutta una serie di vantaggi, sconti esclusivi e non solo, quindi mi raccomando www.passioneinter.club. Io vi lascio anche con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.